Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katy, benvenuti nel nostro nuovo salottino, ancora in fase di allestimento, ci sto lavorando da un po', però non sapevo più dove mettermi, quindi inauguriamo oggi il nostro salottino, poi magari lo vivremo un po' insieme più avanti. Comunque, oggi non andremo a realizzare una borsa come siete abituate, ma il top che sto indossando in questo momento. Veramente un progetto molto semplice, facile, veloce, perfetto anche per le principianti. Vedete magari una lavorazione un po' particolare, ma fidatevi che è veramente di un'estrema facilità. Io lo sto indossando in questo modo perché in genere utilizzo pantaloncini o comunque gonne a vita alta, quindi la punta mi darebbe fastidio, ma si può indossare tranquillamente in questo modo o si può mettere all'interno del pantaloncino. Io lo ripiego in dentro perché tanto non dà nessun fastidio, dietro è a schiena nuda. Comunque un progetto veramente molto sfizioso, perfetto per l'estate. Per realizzare questo progetto ho utilizzato Amore Bikini di Borgo dei Pazzi, un filato in microfibra elasticizzato perfetto anche per i costumi, perché in realtà sarebbe indicato per i costumi, ma io ho deciso di realizzarci qualcosa di particolare e diverso. Infatti questo top, volendo, possiamo utilizzarlo magari per le feste in piscina, potete anche buttarvi in acqua, tanto si asciuga velocemente proprio perché è un filato adatto per i costumi. Sul loro sito trovate tantissime colorazioni, nel box informazioni e anche qui sul video vi lascio il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro. Potete quindi fare scorta di filati perché è valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Comunque spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se lo realizzerete mi raccomando taggatemi nei vostri post così potrò ricondividerlo nelle storie su Instagram. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i tutorial in arrivo e supportarmi come sempre in maniera gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto facilissimo e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò due colorazioni di Amore Bikini, nello specifico la colorazione numero 23 e la colorazione numero 2, uncinetto 3,5, marca punti, ago da lana e possiamo partire subito con il progetto di oggi. Dunque, partiremo ovviamente dal centro, sarà una grandissima mattonella, quindi le misure possiamo deciderle in base a quanto vogliamo realizzare grande il nostro top. Calcolate che io lavorerò una mattonella per una taglia S. Si parte dal centro, io avvierò il lavoro con il colore viola, facciamo un anello magico che bloccheremo con una catenella. In questo modo aggiungiamo a questa catenella altre 2 catenelle, quindi per un totale di 3 che vanno a sostituire la prima maglia alta. Aggiungiamo una catenella che sarà quella di separazione e procediamo lavorando una maglia alta nel cerchio magico ed una catenella di separazione. Di nuovo una maglia alta ed una catenella e continueremo in questo modo fino ad ottenere 8 maglie alte, comprese le 3 catenelle ovviamente. A questo punto ho lavorato le 8 maglie alte, comprese sempre le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, chiudo il giro facendo una catenella, tiro il filo per chiudere il cerchio magico e vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi contiamo 1, 2, 3, ci inseriamo in questo modo e chiudiamo a maglia bassissima. Ora dobbiamo andare a lavorare il secondo giro, che sarà uno dei 2 che ripeteremo per tutta la mattonella, quindi facciamo una catenella,
e lavoriamo una maglia bassa esattamente nello spazio tra una maglia alta e l'altra, quindi ci inseriamo dove c'è la catenella di separazione e lavoriamo una maglia bassa. Poi nello spazio successivo andiamo a lavorare 7 maglie alte, una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi ci spostiamo nello spazio successivo e lavoriamo una maglia bassa e poi nello spazio successivo di nuovo un ventaglietto da 7 maglie alte. Quindi procederemo in questo modo per tutto il giro, alternando un ventaglietto ed una maglia bassa. Bene, una volta che avremo lavorato tutto questo giro, questo sarà il risultato. Ovviamente dobbiamo ancora chiudere il giro. Io ora andrò a cambiare colore, quindi il giro con i ventaglietti lo farò con il viola. Il prossimo giro, che tra l'altro è il giro in cui dovremo lavorare gli aumenti, lo farò con il color oro. Quindi per cambiare colore vado ad inserirmi in queste due soline qui della maglia alta, l'ultima che ho lavorato in questo modo. Prendo il filo e me lo porto all'esterno in questo modo. Vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato. Ora posso tirare il filo viola perché tanto avevo bloccato la lavorazione e procedo lavorando con il giro successivo. Non vado a tagliare il filo perché poi lo andrò a riprendere nel giro successivo, perché alterno un giro con il viola e un giro con l'oro. Quindi partiamo facendo 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta, 1, 2 e 3, una catenella che è quella di separazione, una maglia alta nello stesso punto, 3 catenelle, 1, 2 e 3, di nuovo una maglia alta nello stesso punto, una catenella ed una maglia alta nello stesso punto. Questo modulo qui lo faremo in ogni angolo perché funge da aumento. Ora lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a lavorare sulla successiva maglia bassa lo stesso procedimento, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. In questo modo, quindi lavorerò in questo modo per tutto il giro. Dove c'è il ventaglietto lavoro le 5 catenelle, dove c'è la maglia bassa lavoro questo modulo. Per chiudere il giro di aumenti facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia alta esattamente nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi contiamo 1, 2, 3, ci inseriamo e andiamo a lavorare una maglia alta che chiuderemo però con il secondo colore, quindi vado a riprendere il viola in questo modo, faccio una catenella e poi procederò con il giro di ventaglietti, quindi il giro con gli aumenti, quindi quello che io sto facendo con il color oro andrà chiuso sempre in questo modo. Ora abbiamo fatto una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa esattamente inserendoci nella maglia alta centrale del ventaglietto sottostante, quindi noi contiamo dalla prima 1, 2, 3, nella quarta lavoriamo una maglia bassa,
in questo modo. Ora ci inseriamo nello spazio formato dalla catenella e lavoriamo un ventaglietto di 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e dove abbiamo lo spazio formato dalle 3 catenelle lavoriamo una maglia bassa in questo modo. Spazio successivo di una catenella lavoriamo sempre il ventaglietto di 7 maglie alte, e quando incontriamo le catenelle andiamo a lavorare una maglia bassa nella quarta maglia alta delle 7 sottostanti, quindi andiamo a contare 1, 2, 3, ci inseriamo nella quarta e lavoriamo una maglia bassa avvolgendo ovviamente le catenelle in questo modo. Procederemo così per tutto il giro. Bene, una volta che avremo terminato il giro entrano in gioco i marcapunti, perché dobbiamo andarci a segnare i punti in cui andremo a lavorare l'aumento, anche se in realtà si distinguono, magari per le principianti è meglio mettere dei marcapunti, quindi i marcapunti li andremo a mettere esattamente in corrispondenza dell'aumento sottostante, quindi non in questa maglia bassa ma nella successiva, poi questa la saltiamo. Questo è l'aumento del giro precedente, quindi andiamo a fare l'aumento poi qui e mettiamo il marcapunti, saltiamo questa e faremo l'aumento esattamente qui, quindi su questa maglia bassa, saltiamo questo punto e andremo a fare l'aumento su questa maglia bassa, quindi mettiamo il marcapunti. Io devo fare anche il cambio colore, quindi alzo l'asola, mi inserisco in queste 2 asoline della maglia alta sottostante, riprendo il color oro in questo modo, mi inserisco nella prima maglia del giro precedente e chiudo a maglia bassissima. Posso ora tirare il filo del secondo colore e riparto nello stesso modo, quindi lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sostituiscono sempre la prima maglia alta, una catenella di separazione ed una maglia alta nello stesso punto di base. Quindi questo procedimento sarà quello che andrà ripetuto ad ogni inizio giro. Poi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora qui dobbiamo lavorare l'aumento, quindi togliamo il marcapunti e andiamo a lavorare una maglia alta, una catenella, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, una maglia alta, una catenella ed una maglia alta nello stesso punto. Quindi questo è l'aumento, sarebbe l'angolo. Poi di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Nella maglia libera lavoriamo una maglia alta, una catenella ed una maglia alta, 5 catenelle e di nuovo l'aumento nell'angolo successivo, quindi una maglia alta,
una catenella, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. Continueremo in questo modo per tutto il giro facendo l'aumento solo dove abbiamo messo il marcapunti e ci rivediamo al termine. Bene, dobbiamo chiudere il giro, quindi facciamo una catenella, una maglia alta nella terza catenella delle 3 iniziali che chiuderemo però con il viola, nel mio caso, poi nel vostro caso in base al colore che state utilizzando. Potete farlo anche tutto monocolore, però rende di più bicolore. Quindi chiudiamo la maglia in questo modo, facciamo una catenella e andiamo a lavorare come abbiamo fatto già nel giro precedente, quindi nell'altro giro viola, una maglia bassa nella quarta maglia alta del ventaglietto sottostante, quindi andiamo a contare 1, 2, 3. Nella quarta lavoriamo la maglia bassa, nello spazietto di una catenella lavoriamo sempre il ventaglietto di 7 maglie alte, poi di nuovo abbiamo le catenelle, andiamo a lavorare una maglia bassa nella quarta maglia alta del ventaglietto sottostante, poi di nuovo un ventaglietto da 7 maglie alte nello spazio di una catenella, una maglia bassa nello spazio di 3 catenelle e si continua così per tutto il giro. Quindi nel giro con il colore viola lavoreremo un ventaglietto di 7 maglie alte in ogni spazio di una catenella, una maglia bassa nella quarta maglia alta sottostante dove abbiamo le 5 catenelle ed una maglia bassa esattamente dove abbiamo lo spazio di 3 catenelle. Poi nel giro successivo gli aumenti andremo a farli ovviamente sempre nel punto più spigoloso. Ora man mano che lavoriamo la mattonella saranno più evidenti, ma se per voi è più comodo potete andarli a segnare con il marcapunti come abbiamo fatto prima. Quindi procederemo in questo modo alternando questi due giri per il totale di giri che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Calcolate che io sto lavorando una taglia S, quindi dovrete adattarlo alla vostra taglia. Per una taglia più grande vi basterà semplicemente aumentare il numero di giri totali, tutto qui, niente di difficoltoso. Magari nella clip successiva vi metto anche lo schema grafico, così avete diciamo un punto di riferimento, raggiungiamo le misure che ci occorrono e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta lavorati tutti i giri avremo ottenuto una mattonella gigante da 34 cm per 34 ovviamente. Ho ultimato la lavorazione lavorando il giro di ventaglietti sempre con il dorato perché volevo prevalesse questo colore. A questo punto non ci resta che andare a tagliare il filo, bloccarlo tra le maglie ed avremo concluso quello che è il top, ma dobbiamo ovviamente lavorare delle catenelle lunghissime per realizzare i laccetti. Quindi taglio il filo, chiudo con asola di chiusura e vado a nascondere il filo tra le maglie. Nasconderò anche tutti i fili che ho sul retro. Siccome questa zona qui devo andarla a piegare, quindi quella che capita proprio sotto il collo la devo piegare per farci passare la catenella all'interno, utilizzo del filo che ho in eccesso qui sul retro. Volendo potete tagliare il filo di chiusura un po' più lungo e utilizzate quello. Andiamo a fare giusto qualche punto nascosto per bloccare questo angolino chiuso in questo modo. Così poi ci facciamo passare la catenella all'interno.
poi semplicemente lo blocchiamo facendolo passare attraverso le maglie. A questo punto andiamo a realizzare i laccetti, quindi semplicemente facciamo un cappio e andiamo a lavorare delle catenelle fino a raggiungere la misura che vi lascerò indicata qui in alto, oppure la misura che ci occorre. È molto soggettivo. Calcolate comunque che stiamo lavorando con un filato elastico, quindi potete anche tenervi un po' più basse con la misura in centimetri. Bene, ho lavorato una catenella di circa 45 centimetri, che se la estendiamo arriviamo comunque a 70 centimetri. Quindi andrò a lavorare lo stesso numero di catenelle che non ho contato. Se le avete contate, lavorate lo stesso numero di catenelle, o comunque lavoriamo altri 2 laccetti della stessa misura, quindi di 45 centimetri. Se state utilizzando il cotone classico invece di questo filato elastico, valutate l'idea di lavorare le catenelle raggiungendo 70 centimetri circa. Quindi una volta lavorate tutte le catenelle, noi semplicemente andiamo a tagliare il filo, tiriamo fuori ed avremo terminato. Lavoriamo altri 2 laccetti in questo modo. Possiamo anche invertire i colori. Bene, una volta lavorati 3 laccetti, il primo l'ho fatto oro e 2 li ho fatti viola, andiamo a bloccare le estremità con un nodino. Tagliamo il filo in eccesso e non ci resta che andarlo a fissare al nostro top. Questo in oro lo metterò sulla parte superiore, quindi la zona del collo, mentre questi saranno ai laterali. Possiamo aiutarci con un ago da lana oppure con un uncinetto. Lo facciamo passare attraverso la fessura che abbiamo lasciato. Qui nei laterali abbiamo già il foro, lo spazio creato dalla catenella, quindi lo facciamo passare in questo modo. Stessa cosa anche sull'altro lato. Ed avremo concluso. Ed eccoci di nuovo qui. Questo sarà il risultato finale una volta applicati tutti i laccetti. Ovviamente potete realizzare i laccetti un po' più lunghi, così da poterli annodare in modo facile. Io li ho fatti corti perché comunque sono elasticizzati, ma potete utilizzare anche del cotone. E vi consiglio il cotone bagnolo, sempre di Borgo dei Pazzi. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato Amore Bikini di Borgo dei Pazzi. Trovate il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso, insieme al mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, spero che tutti i passaggi siano stati chiari. Se avete qualche dubbio comunque lasciate un commento qui in basso. Ovviamente la taglia potete personalizzarla semplicemente aumentando o diminuendo i giri di lavorazione. Calcolate che questa comunque è una taglia S, quindi per taglie più grandi vi basterà semplicemente aumentare il numero di giri. Creando dei laccetti più lunghi, quindi quello che abbiamo qui sul collo e quelli sui laterali, facendoli più lunghi possiamo valutare l'idea di indossare il top in maniera diversa, quindi magari la punta farla capitare sulla spalla e quindi vi verrebbe un top obliquo molto bello. Quindi potete personalizzare anche l'indosso del vostro progetto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se lo realizzerete, mi raccomando, taggatemi nei vostri post, così potrò ricondividerli sul mio profilo Instagram. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!